Ciao e benvenuto sul mio canale. Io sono Miriam e creo video sulla vita lenta e sul minimalismo. Ad un certo punto della mia vita mi sono accorta che lo stile di vita moderno e frenetico che caratterizza soprattutto le grandi città non si adatta al mio ritmo naturale, sicuramente più tranquillo, e non mi fa sentire bene. In più mi sembra che al giorno d'oggi siamo davvero sommersi di cose e di stimoli non necessari che hanno la conseguenza di farmi sentire confusa e appesantita. Per questo motivo ho capito che la soluzione migliore per me consiste nel rallentare e semplificare il più possibile la mia vita per diventare più intenzionale sotto tanti punti di vista. Tra i tanti aspetti di cui ho già parlato nei miei precedenti video, oggi vorrei parlare di come il minimalismo mi ha aiutato nella gestione delle mie finanze. In particolare, in questo video parleremo di 8 abitudini minimaliste per risparmiare denaro. Usa ciò che hai prima di comprare cose nuove. Come sappiamo, il minimalismo è uno stile di vita che consiste nell'eliminare il superfluo per focalizzare l'attenzione sull'essenziale, su ciò che conta per noi. Quindi il primo passo da fare è prendersi del tempo per capire cosa tenere nella nostra vita e cosa eliminare. Una volta raggiunto questo punto è importante prenderci cura delle poche cose che per noi contano, in modo che durino il più a lungo possibile. Prima di comprare cose nuove, mi chiedo se a casa ho già qualcosa di simile e se la risposta è sì, evito semplicemente di comprarle, con un conseguente risparmio di denaro. Crea un guardaroba minimalista. Un po' di anni fa ero molto affascinata dai vestiti e dagli accessori e quindi molto spesso mi compravo qualcosa di nuovo. Non erano cose chissà quanto costose, ma acquisto dopo acquisto il mio armadio si riempiva e la maggior parte delle volte alcune cose non le usavo nemmeno. Adesso invece ho creato un armadio minimalista e ho fatto un bel po' di decluttering. Se questo argomento ti interessa, ti invito ad andare a vedere un mio precedente video dove parlo di come creare un armadio minimal. Adesso ho circa 30 capi per ogni stagione e se voglio comprare qualcosa di nuovo, penso che dovrò liberarmi di qualcosa per fargli spazio. Questo mi aiuta molto a razionalizzare e ad evitare acquisti inutili e impulsivi. Inoltre, un altro modo che mi aiuta a risparmiare è andare nei negozi per fare un acquisto specifico. Ad esempio, se devo andare a prendere un paio di scarpe, appena le ho comprate vado via. Il fatto di non andare a fare shopping a caso e girare dentro a ciascun negozio per passare il tempo mi aiuta a evitare le tentazioni e di conseguenza a risparmiare denaro. Usa gli sconti a tuo vantaggio. Si sente spesso dire che gli sconti andrebbero evitati perché sono fatti a tavolino per farci spendere di più, facendoci per giunta credere il contrario. Infatti, se vedo una borsa che mi piace scontata al 50%, potrei essere più portata ad acquistarla, anche se in realtà a casa ho già tante borse e quindi non mi servirebbe. In questo caso quindi sono stata attratta dallo sconto e ho fatto un acquisto che avrei potuto tranquillamente evitare. Tuttavia, è una buona soluzione usare gli sconti a nostro vantaggio. Nel senso che se vedo che una mia borsa si sta rovinando e a breve dovrò prenderne una nuova, posso iniziare a fare un po' di ricerca online e aspettare il momento degli sconti per risparmiare proprio sul pezzo che mi interessa. Pianifica i pasti della settimana. Fare la spesa avendo già una pianificazione di ciò che si mangerà nei giorni successivi è un'ottima idea per risparmiare soldi, oltre che per sprecare meno cibo, perché compreremo solo ciò che ci serve realmente. A volte infatti può capitare di farsi prendere un po' la mano e di comprare troppo cibo rispetto a quello che ci serve e che poi dovremo quindi buttare perché non abbiamo avuto tempo di cucinarlo. Evita gli acquisti di impulso e punta sulla qualità.
Adottare uno stile di vita minimalista mi aiuta anche ad evitare gli acquisti d'impulso. Quando vado in un negozio e vedo qualcosa che mi piace, adotto una strategia, cioè faccio una foto e poi me ne vado. Questo mi aiuta a prendere tempo e a capire se quella cosa mi serve davvero oppure se è solo una tentazione momentanea. Se capisco che è una cosa di cui ho davvero bisogno, posso sempre tornare a prenderla in seguito, anche se tendenzialmente mi rendo conto che il più delle volte me ne dimentico quasi subito e questo mi fa capire che era una cosa che realmente non mi serviva. Inoltre, preferisco puntare sulla qualità quando devo comprare qualcosa, investendo una cifra maggiore all'inizio, ma che poi mi conviene nel lungo periodo, perché le cose mi durano più a lungo e non devo sostituirle frequentemente. Annulla gli abbonamenti che non servono. A volte ci iscriviamo a dei servizi pensando che ci piacciono e che vorremmo usarli, ma poi non riusciamo a sfruttarli nel tempo e addirittura ce ne dimentichiamo. Quindi, se spendi soldi per dei servizi mensili, prendi un momento per pensare davvero se sono utili per te. Chiediti se li stai usando abbastanza spesso e se stai ottenendo valore da quel servizio. Se la risposta è no, è arrivato il momento di annullarli. Prima risparmia e poi spendi. Questo consiglio mi piace tantissimo, l'ho letto in un libro e credo che possa davvero fare la differenza. Siamo abituati a sostenere durante il mese tutte le nostre spese e poi a mettere via come risparmio ciò che ci è rimasto, che a volte è molto poco o addirittura nulla. Se invece cambiamo prospettiva, possiamo scegliere una quota di risparmio da mettere via a inizio mese, mettendo ad esempio via 100 euro e poi ci faremo bastare durante il mese successivo quello che ci rimane. In questo modo si risparmia molto più denaro e ci si abitua a uno stile di vita minimalista dove ci si concentra sull'essenziale e si riducono al massimo gli sprechi. Usa le carte regalo. In effetti può risultare un po' difficile fare un regalo a un minimalista, perché preferisce avere poche cose e quindi acquista poco e con molta attenzione. Per risolvere questo problema, quando mi chiedono cosa mi piacerebbe ricevere come regalo e magari non mi viene in mente un oggetto fisico che vorrei ricevere, mi sembra una buona soluzione dare come indicazione le carte regalo dei miei negozi preferiti. In questo modo sono sicura che le utilizzerò in seguito e potrò comprare cose realmente utili. Allo stesso modo, se devo fare il regalo a una persona e sono indecisa sui suoi gusti, preferisco stare generica e regalare quindi una carta regalo di uno dei suoi negozi preferiti, in modo di lasciare libera la persona di scegliere in base ai propri gusti. Queste sono le 8 abitudini minimaliste che possono aiutarvi a risparmiare denaro e secondo me, mettendole in pratica giorno dopo giorno, si possono avere degli effetti positivi a lungo termine. Preferisco precisare che per me minimalismo non significa necessariamente spendere meno soldi, significa piuttosto spendere i nostri soldi per quelle cose che per noi hanno realmente valore, tenendo anche maggiormente in considerazione la qualità di ciò che compriamo. Quindi, in poche parole, se dovessi riassumere questo discorso, direi meno cose ma con più qualità. Anche questo video è giunto al termine e vi invito a lasciare un like e ad iscrivervi al canale se il video vi è piaciuto. Ogni sabato pubblico su questo canale un nuovo video su slow living, minimalismo e crescita personale. Spero di vedervi presto. Ciao!